Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e oggi un video pum 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 scoppiettante. Via, andiamo a vedere insieme se è meglio un e-bike o una normale bike bio muscolare. Via, andiamo! Ecco, oggi faccio un bel video perché è caduto proprio a pennello, nel senso è venuto un po' di neve, è piovuto tanto nei giorni scorsi, quindi foreste e allagate. L'altra bicicletta l'ho lavata e pulita, non avevo voglia di sporcarla subito, io non avevo neanche troppa voglia di inzupparmi e quindi ho detto faccio una passeggiata, una biciclettata con la mia vecchia bicicletta Artey e-bike. E mi è capitato che sulle ciclabili mi sono passati davanti parecchie persone con le biciclette muscolari, con le mountain bike, ma anche con le gravel. Non dico che mi sono un po' abbattuto, ma poi ho pensato che chi se ne frega, l'importante è che io esca e mi diverta. Io partirei subito con i due punti che secondo me sono più importanti nella scelta di una IMTB. Allora, prima di tutto abbiamo da affrontare il discorso che a parità di allestimento fra una MTB e una IMTB c'è la classica differenza di prezzo. Una differenza di prezzo che possiamo fare a seconda del livello di batteria che andiamo a scegliere, che sicuramente più batterie prendete più il prezzo salirà, ma generalmente siamo attorno ai 2-3 mila euro. Questo è il divario che praticamente abbiamo normalmente, pari marca, pari allestimento, ma una motorizzata e l'altra no. C'è da dire che i 2-3 mila euro sono anche giustificati dal fatto che abbiamo un motore, abbiamo una batteria appunto che possiamo decidere nella capienza, abbiamo la tecnologia che va appunto a supportare questi due elementi insieme, quindi le modalità, tutta la parte software, i cablaggi, e quindi secondo me come cifra ci sta. Non possiamo dire che non si può pagare questa differenza, ci sta. L'altro divario che secondo me è sempre una questione di soldi è l'usura dei pezzi, soprattutto per quanto riguarda catena e di conseguenza anche la cassetta, la corona, sono soggetti sicuramente in una IMTB ad un'usura più precoce, direi. Se abbiamo l'intelligenza di controllare spesso la catena e riuscire a intervenire prima che questa vada a distruggere tutti gli altri componenti, diciamo che ce la caviamo con col prezzo di una catena per IMTB, che anche quella può variare perché ormai ho visto prezzi di tutti i tipi. È chiaro che se avete un allestimento anche top avete anche componenti top e di conseguenza anche il prezzo è più elevato nella maggioranza dei casi. Non è sempre così, ma nella maggioranza dei casi è così. E quindi anche questa è una cosa che sicuramente va a influenzare la vostra scelta, è sempre una questione economica. Affrontiamo il terzo punto, e qui invece è un discorso di peso. La IMTB chiaramente è più pesante rispetto a una MTB biomuscolare, come la volete chiamare. È chiaro che è un peso derivato dal fatto che avete una batteria e un motore più tutti quei piccoli componenti che vanno a comporre il sistema. È un peso che sicuramente nel tempo, negli anni, si sta riducendo, nel senso che voi comprate una MTB top e possiamo essere intorno ai 10, 11 kg, 12 kg. Ecco, adesso le e-bike diciamo che erano partite da pesi intorno ai 25-26 kg e col tempo si stanno riducendo parecchio, siamo già arrivati a una full power intorno ai 20 kg. Le light, le IMTB light possono raggiungere anche i 17 kg. È chiaro che dovete scegliere che tipo di IMTB volete comprare per avere più supporto o meno dal motore, per vedere anche quanto vi può essere ingombrante o meno il supporto del motore, e quindi sta a voi la scelta. Però a parità di componenti diciamo che la differenza di peso fra le biciclette adesso siamo intorno ai 6 kg, 5 kg, diciamo, ci sta sempre di più
affievolendo. La mountain bike è molto più scattante, leggera, agile, la potete mettere dove vuole. La IMTB invece avete una bicicletta che è molto più pesante, cioè avete questa differenza di peso che vi dicevo prima, che è pesante ma che vi porta ad avere comunque una gran stabilità nello scassato e nello scendere, nelle discese. Perché avete molto peso, poi soprattutto avete un baricentro molto basso dei pesi, e quello vi aiuta molto alla stabilità della vostra bicicletta. E quindi anche questo è un aspetto che bisogna sempre pensare. Volete una bicicletta divertente con cui ci fate i salti e tutto quanto, oppure una bicicletta che vi porta giù e non avete paura di niente. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratis, cliccate nella campanellina, commentate e mettete un bel mi piace, non scordatevelo. Andiamo avanti col video. Se volete fare anche delle scalate di montagna con le biciclette sopra la schiena, fare del portage, è chiaro che una mountain bike bio o muscolare, come voi la chiamate, ha i suoi benefici. La IMTB è un po' più pesante. Avete la funzione walk finché potete stare con la bicicletta di fianco a voi, ma se dovete caricarvela in spalla, insomma, si fa dar del lei, ricordatevelo. Io prendo un e-bike e posso andare anche al bike park. Se il bike park non ha seggiovie o comunque mezzi per portarti sopra la montagna, o non ha neanche mezzi di trasporto come molti bike park hanno in Italia, l'e-bike è perfetta, la posso usare come shuttle per tornare su e poi scendere di nuovo e poi fare un'altra salita e poi scendere di nuovo. Con una mountain bike magari io mi stancherei, se devo pensare di divertirmi in discesa ma poi devo rifare tutto il dislivello per tornare su, io abbandonerei in fretta la mia giornata al bike park. Questi sono quindi punti che bisogna sempre analizzare nell'acquisto di una bicicletta, con o senza motore. Alla fine, comunque, al di là di questa breve analisi fra questi due tipi di biciclette, la cosa che mi disturba di più è appunto che chi ha magari la muscolare ce l'ha con quelli che hanno un e-bike. Ma per quale motivo? Cioè, io compro un e-bike perché? Perché mi voglio divertire. Tutti comprano una mountain bike muscolare perché? Perché ti vuoi divertire, perché vuoi fare allenamento, perché vuoi raggiungere un certo livello di condizione fisica, lo puoi fare. Io penso che ognuno di noi compri la bicicletta, che sia col motore o senza, perché ha delle sue esigenze. Le sue esigenze devono essere appunto correlate al mezzo che va a comprare. Io compro la e-bike perché? Perché mi voglio divertire, perché voglio raggiungere dei posti che sono magari sperduti, sono luoghi che non potrei mai raggiungere con una normale bicicletta. Perché? Perché non ho la prestanza fisica, perché non ho più quella forza nelle gambe, perché comunque non sono allenato, oppure perché comunque ho già un'età che non mi consente più di fare certe cose, e quindi l'aggiunta del motore mi va ad aiutare a raggiungere, a fare quei miei giri che altrimenti sarei costretto a stare sopra un divano in casa, oppure fare solamente dei giretti così tranquilli, e mi passerebbe la voglia di andare in giro con una bicicletta, diciamocela proprio fuori dai denti, diciamocela così. Quindi cerchiamo di non avere degli accanimenti con quella gente che ha il motore, ma neanche deridere chi magari vediamo su per una salita con una bicicletta muscolare e noi invece siamo con la nostra bicicletta elettrica e ci mettiamo a ridere perché lui sta facendo una fatica tremenda e non sappiamo neanche se arriverà su. Bisogna essere, secondo me, gentili da tutte e due le parti. Quindi ragazzi, queste sono le differenze più grandi che secondo me ci sono. Cerchiamo di essere un gruppo tutti insieme. L'importante è divertirsi, l'importante è trovare il sistema, il modo di usare le nostre biciclette nel rispetto di tutti. Non mi sono dimenticato. Ansia da batteria? Ansia da guasti elettrici? Sì. E-bike che a me provoca quei problemi lì. Chi più, chi meno, secondo me ce l'abbiamo tutti. Però muscolare avrei sempre comunque l'ansia di non arrivare a casa, o perlomeno avrei sempre l'ansia che il mio corpo mi abbandoni di punto in bianco, mentre che con l'e-bike, boom,
con la e-bike è un turbo e potresti arrivare a casa tranquillamente. Quindi sì, ci sono i rovesci della medaglia, ci sono da tutte e due le parti, quindi secondo me non possiamo parlare di ansie in generale quando si fa un confronto fra questi due mezzi. Quindi rispettiamoci, divertiamoci, conviviamo insieme perché è possibile, non è vero che non è possibile. Io vi auguro un buon Natale, un buon anno, un felice 2025 a tutti e noi ci vediamo l'anno prossimo. Ciao amici, ciao 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 ciao.